Nuova puntata di Facciamo finta che, siamo al secondo appuntamento col nostro relatore di questa sera perché l'abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato di Stargate, di Antico Egitto e non solo, e quest'oggi lo rincontriamo, quindi intanto diamo il bentornato al professor Massimo Barbetta. Come stai? Bene, grazie. Speriamo di mantenerci sempre in salute, visto i tempi, è già qualcosa di molto positivo esserlo. Bene, allora io ho pensato per questo secondo appuntamento, l'ispirazione mi è venuta anche in una tua conferenza, perché tramite i tuoi studi, sempre partendo dall'Egitto, ma poi vedremo ci si può spostare in giro per tutto il mondo, perché dall'Egitto si passa all'India, poi all'Islam, gli indiani Hopi, la Bibbia, insomma un po' si va la mitologia greca, andiamo in giro per il mondo perché si può cominciare a ricostruire una vera e propria mappa con i pianeti, le stelle degli dei, tra virgolette, e i passaggi, i portali che usano. E quindi questo è molto molto interessante. Io partirei proprio da questo e cominciamo con l'antico Egitto, quindi argomento il pianeta degli dei, i portali, i passaggi per arrivare fino a noi. Beh, sicuramente questo è un argomento estremamente stimolante perché è quello che ho affrontato per primo, perché da lì poi è partita la ricerca per poi vedere se c'erano conferme delle conoscenze in questo senso che avevo trovato nell'ambito egizio al mondo arabo, al mondo ebraico e poi anche al mondo indiano. E devo dire che sicuramente già nell'ambito egizio c'erano qualche cosa di molto interessante. Innanzitutto noi vediamo che la struttura del cielo che ci viene illustrata nelle tombe dei sovrani del periodo del Nuovo Regno principalmente, è articolata secondo un cliché che sembra ormai definito, in cui vedeva l'inizio con i pianeti del sistema solare, partendo tra l'altro da quelli più vicini al Sole, quindi anche una conoscenza logistica, perché si partiva con Mercurio, con Venere, poi si andava verso Giove, Saturno. Chiaro che oltre quello non andavano perché i sistemi di poter individuare i pianeti extra Saturno, cioè Urano, Nettuno e il subpianeta Plutone, non erano così sviluppati, quindi tutti sapevano che c'erano soltanto questi pianeti. È interessante notare, questo ha dato la stura ad alcune possibili valutazioni, perché nella tomba di Senenmut, che è un po' la prima di questo mitico sacerdote dell'amico confidente della regina Hatshepsut, che si era fatto fare una tomba che è rimasta inviolata, non utilizzata, nei pressi del santuario di Deir el-Bahari, dove c'era la sua amata regina. Nel soffitto c'è tutta una, diciamo, rappresentazione di un cielo che poi è stato diciamo, il modello per raffigurazioni successive nei sovrani del periodo ramesside. Ebbene, questo è interessante perché nel soffitto di Senelmut manca il pianeta Marte, e questo dice che sarebbe una colpevole, ecco, lo possiamo vedere infatti in questo momento. Questa è l'immagine più tipica, che ormai è diventata diffusissima, del soffitto di Senelmut, tutti la conoscono. E una cosa interessante è appunto che, mancando il pianeta Marte, ha gettato un po' nello scompiglio, perché dice, ma insomma, non era pensabile che all'epoca non si venisse il pianeta Marte. E allora il problema era, ma se l'è dimenticato oppure non c'era perché idealmente in un ipotetico passato la vita era lì. Sapete che ci sono alcuni film di fantascienza, tipo Mission to Mars, con un certo tipo di effetti collaterali ed effetti, diciamo, di effetti speciali, che fa vedere in questa ricostruzione come la vita in origine fosse sul pianeta Marte. In conseguenza di una catastrofe planetaria ci fosse stata una specie di esodo, di diaspora, in cui tutti i sopravvissuti si sono allontanati e molti di questi sono finiti sul pianeta Terra. È chiaro che stiamo volando un po' tanto con la fantasia, però è un dato di fatto che effettivamente nella tomba più antica che abbiamo, quella di Senelmut, con un certo cliché di raffigurazione che sarà poi fisso in tutte le altre tombe dei sovrani ramessidi e in alcune tombe di dignitari, il pianeta Marte manca.
Tra Dopo l'altro aver, c'è anche diciamo, chi dice che potesse essere uno scalo dei cosiddetti Anunnaki, quindi nel senso esatto, esatto, viene citato esatto. anche lì Anche perché il Marte. pianeta Marte, ci sarebbe da parlare molto di questo pianeta. Noi sappiamo per esempio che c'è tutte le teorie di Velikovsky che dicono che il pianeta Marte, a volte più o meno attendibili, a volte un pochino più fantasiose, che affermano che il pianeta Marte non ne aveva la posizione che ha adesso, era più vicino al Sole e in conseguenza di una catastrofe di proporzioni inaudite, cioè presumibilmente un impatto meteorico o diversi impatti meteorici, il pianeta Marte ha perso la sua capacità di ospitare la vita e quindi presenta delle cicatrici che a tutt'oggi ci sono, come per esempio una cicatrice estremamente lunga che occupa buona parte della superficie, si pensa per un impatto obliquo di un asteroide che ha, diciamo, estinto completamente la vita. Poi ci sono tutto il problema delle installature, noi sappiamo di Sidonia, della faccia, delle piramidi a 5 lati, tutta una, diciamo, una situazione a volte casuale, a volte no, comunque molto molto problematica. Sicuramente il pianeta Marte in passato aveva una dignità e delle caratteristiche e forse la vita che adesso, che da molto tempo non ha. Dopo questo, diciamo, dopo questo excursus che passa in rassegna i pianeti del Sistema Solare, le raffigurazioni egizie si spostano e vanno, diciamo, nello spazio profondo. E anche qui succede che il cliché è sempre fisso perché la prima stella che viene, diciamo, raffigurata in questa specie di incontro, in questo viaggio di allontanamento dal Sistema Solare, è la stella Sirio. La stella Sirio noi sappiamo che per gli egizi era estremamente importante, regolava i ritmi dell'agricoltura. Inizialmente non veniva associata alla dea Iside, veniva chiamata solo come Seped, cioè il trittongo SPD, che vuol dire la acuta, la penetrante, forse riferito alla quantità di luce, quindi di calore che emanava, perché ricordiamo che in greco le parole che hanno a che fare con Seir o Sir sono connesse ad elementi di fuoco, ad elementi luminosi e caldi. Pensiamo per esempio al tema dei serafin, dei serafini, che a dispetto, come diceva nelle sue analisi giustamente Mauro Biglino, non sono quei paffutelli diciamo giovinetti che venivano rappresentati in dipinti e raffigurazioni del Cinquecento, ma venivano rappresentati appunto come serpenti caldi, serpenti di luce. Quindi abbiamo Sirio. In una fase successiva, dal Nuovo Regno in poi, questa stella chiamata la acuta, la penetrante, assume le fattezze e le attribuzioni di Iside, diventando Aset, che è il nome egizio di Iside, Seped, cioè la penetrante. Subito dopo il viaggio prosegue e ci troviamo davanti a un nostro caro amico, di cui abbiamo parlato molto spesso, che è Orione, il dio Sach, il dio camminatore, il dio dal lungo passo, il dio diciamo connesso con una sue lunghe falcate. Ebbene, da lì, dopo aver incrociato prima Sirio e poi Orione, dirigendoci idealmente verso nord-est, incontriamo tutta la serie di quelle, diciamo, stelle e di fette parallele di cielo che per gli egizi erano molto importanti, che essi chiamavano decani. Decani, alcuni dicono perché duravano 10 giorni, forse perché effettivamente da quando iniziavano a manifestarsi a quando scomparivano ci passavano appunto 10 giorni, non tanto perché fossero più o meno larghi 10 gradi, perché alcuni sono di più, altri di più. Ebbene, da lì parte questa specie di viaggio che prende in esame tutta la volta celeste. Quindi questo una specie di mappa stellare di un ipotetico viaggio in allontanamento o a seconda dei casi di avvicinamento dall'esterno verso l'interno del sistema solare e poi verso, diciamo, lo spazio profondo o viceversa. È chiaro che uno potrebbe dire, ma tutta questa raffigurazione di questa volta celeste, c'erano dei luoghi che per gli egizi erano molto importanti e da essi connessi con le divinità? Ebbene, la risposta è sì. E noi vedremo che questi luoghi incredibilmente trovano delle eccezionali conferme sia nel mondo indù, sia nel mondo ebraico e sia nel mondo babilonese, perché c'erano delle zone del cielo, tutto il cielo era importante per delle religioni che avevano un interesse particolare per le stelle, per il cielo, abbinate alla manifestazione della divinità, ma certi luoghi lo erano particolarmente.
E quindi vediamo che molto vicino a Orione, ma non corrispettivi di Orione, troviamo, vediamo in qualsiasi mappa stellare, la costellazione del Toro, che prosegue poi sempre verso est, dipende se guardiamo in direzione nord o in direzione sud, verso la costellazione dell'Ariete. Ebbene, incredibilmente, perché nel mondo occidentale e poi nella tradizione successiva, sia greca, latina, queste due costellazioni, seppure molto importanti, ma messe quasi al pari delle altre 10, zodiacali logicamente, non avevano una rilevanza particolare, ma invece per queste tre grandi civiltà del passato, evidentemente questa zona del cielo era una zona da riflettore, potremmo dire, da quel famoso occhio di bue, ecco infatti che abbiamo visto le immagini, in cui evidentemente dice il cielo era importante, ma questa porzione di cielo lo era di più. E da sempre loro li connettevano a qualche manifestazione connessa con la divinità. Noi vediamo infatti che quella che per loro era la divinità principale, questa Dea Nut, la dea del cielo di tutta la volta celeste, e che quindi veniva personificata a livello anatomico con i piedi, l'utero, la vagina, l'addome, il seno, la faccia e le mani, aveva dei riferimenti specifici con una dizione che era Kat Nut, dove Kat ha il significato, in geroglifico chiaramente sto dicendo, che ha il significato di utero, punto di nascita, punto di genesi, punto di creazione, e la Nut è appunto il nome della dea Nut. Guarda caso, se poi allarghiamo il nostro orizzonte e ci spostiamo in altri soffitti astronomici delle tombe dei faraoni e dei dignitari del nuovo regno, noi vediamo che questi luoghi del cielo effettivamente erano correlati a punti specifici di questo corpo della dea Nut, situato in stretta vicinanza del suo utero. Quindi abbiamo una specie di duplice cartina al tornasole, perché quando venivano citati queste stelle, queste porzioni parallele di cielo molto precise, identificavano la dizione utero della dea del cielo, abbinato ad altre due piccole varianti su due stelle, due zone relativamente vicine. Ma quando poi raffiguravano la dea Nut, cioè la dea del cielo, e all'interno del suo corpo mettevano le stelle, cioè questi decani, queste raffigurazioni, guarda caso queste stelle che venivano identificate come luogo della presenza dell'utero della dea del cielo, guarda caso erano poste in una specie di ideale anatomia topografica nella zona pelvica della dea Nut, dove è situato appunto nelle donne l'utero, la creazione, la genesi, la nascita di qualche cosa. Ebbene, quindi noi vediamo che questo luogo del cielo era come se avesse una specie di riflettore che puntava e che faceva capire che per loro era estremamente interessante. Non è infatti un caso che il proprietario stesso della tomba che veniva istoriata e che decideva di far vedere il soffitto si faceva ritrarre piccolo piccolo, come lui che era il sovrano degli egizi e quindi aveva un potere assoluto, essendo quasi ritenuto figlio della divinità, si faceva raffigurare piccolo piccolo all'interno di questa specie di Atlante celeste, proprio in posizione adorante, e siccome tutti in Egitto adoravano lui, se lui adorava qualcuno erano questi solo gli dei, in una specifica posizione che, guarda caso, prendeva in esame questa zona del cielo, cioè quella esistente tra le costellazioni del Toro e dell'Ariete. E non a caso noi vediamo quanto questo, le simbologie ad esso collegate, si sono fatte strada, sia per esempio a livello del calcolo della precessione degli equinozi, sia a livello di simbologie cristiane, ma anche di simbologie egizie. Noi pensiamo per esempio alle corna di toro, o anche nell'ambito della tauromatia che si svolgeva a Creta, un culto che mirava per esempio a valorizzare molto, come abbiamo detto, il toro in quanto tale. Oppure diciamo, l'ambito simbolico del buon pastore riferito al punto di riferimento della religione cristiana, cioè
Gesù in questo senso come buon pastore, che aveva un netto manifestazione abbinata all'ariete e alle pecore. Lui stesso veniva descritto in certe circostanze come colui che si portava l'agnello, non soltanto l'agnello pasquale, ma l'agnello sulle spalle. E in talune circostanze veniva detto che lui stesso era lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni, era la porta delle pecore. È chiaro che qualcuno potrebbe storcere il naso e pensare, sì, queste sono delle raffigurazioni connesse a un mondo di pastorizia, dove i bovini e gli ovini, guarda caso, sono gli animali più tipici di chi alleva il bestiame. Però è evidente che, guarda caso, sono due costellazioni adiacenti nel cielo. E a questo poi si riallaccia tutta una serie di altre informazioni, e qui potremo saltare di palo in frasca e andare all'indietro e all'avanti nel tempo, di vedere come in molte raffigurazioni, per esempio penso al Liber Mutus, che è questa raccolta di tavole, di 16 tavole a sfondo esoterico, mistico, con un chiarissimo efflato alchemico, che guarda caso hanno raffigurazioni di tipo egittizzante o comunque grecizzante, che mettono sotto una luce particolare, sotto un vero e proprio riflettore, appunto l'ariete del toro. Proseguendo questo ipotetico viaggio, un interesse lievemente minore degli egizi si ha per alcuni punti della costellazione del Capricorno, dove anche qui troviamo, seppure meno che quella dell'ariete del toro, delle piccole locuzioni che anche qui fanno presente di nuovo l'espressione Cat Nut, utero della dea del cielo, anche se non con quell'enfasi e con quella sottolineatura che era stata riscontrata appunto quando si parlava dell'ariete del toro. Quindi questo, diciamo, come primo punto di riferimento può essere qualcosa di interessante appunto su questa zona del cielo per gli egizi. Un particolare, sicuramente anche questo relativamente interessante, è quella famosa zona che hai fatto vedere in precedenza della tomba di Senelmut, dove ci sono appunto quelle 3 stelle poste in diagonale, con una quarta stella un pochino più spostata a sinistra in alto e una un pochino più spostata a destra in basso, con una specie di triplice ellisse fatta come una specie di goccia, che identifica un qualche cosa che ha fatto scervellare e dubitare sulla possibile valenza e interpretazione di che cosa volesse dire. E devo dire che sulla onda lunga di quell'interesse che ha suscitato da sempre la teoria di Robert Bauval, che parla di una valorizzazione della posizione delle piramidi di Giza inerente alla cintura di Orione, il gigante celeste di questa costellazione, queste 3 stelle poste in diagonale da diversi ricercatori sono stati abbinati appunto ad Orione. Però per una serie di motivi molto dettagliati e molto precisi, non lo dico io, ma io ho avuto solo la possibilità di confermare questo, queste 3 stelle poste in diagonale non si riferiscono ad Orione. Quindi, siccome la nostra è un ambito abbastanza divulgativo di esplicazione, non entro, perché sarebbe una situazione di precisazioni molto specialistiche e definite. Diciamo subito che è situato in una zona del cielo che anche qui veniva, diciamo, molto valorizzata dagli antichi egizi, messi su una costellazione che apparentemente non ha destato interesse da molti migliaia di anni, che è la costellazione di Cetus Balena. Questa costellazione apparentemente è un po', diciamo, uscito dai radar di un certo tipo di interesse, sia degli archiastronomi che di persone che si interessano di astrologia o di astronomia antica. In realtà i simbolismi connessi, e se ci sarà modo ne parleremo anche quando vedremo di parlare dell'ambito ebraico, che appunto di questa costellazione aveva un interesse particolare, ma non solo. Per esempio ci sono riverberazioni anche nei miti greci che valorizzano questa costellazione, è situata in un punto cardinale molto importante per delle triangolazioni simboliche
che fanno pensare una sua interazione in pieno con le soprastanti costellazioni dell'Ariete e del Toro. Quindi vediamo che questa zona del cielo abbinato a queste triplici formazioni di costellazioni, cioè superiormente la costellazione del Toro e dell'Ariete e inferiormente quella di Cetus Balena, avevano appunto questo interesse del tutto rilevante. E quindi se ci sono domande o qualche cosa di approfondimento di cui vuoi parlare in ambito egizio, possiamo fare una prima pausa e mi dici qualcosa. Sì, allora io fra l'altro sempre seguendo le tue conferenze ho visto che hai accennato a un pianeta d'acqua, o cosiddetto il pianeta allo stato liquido, un pianeta che ha insospettito molti e quindi vorrei parlarne insieme a te proprio perché si parla di antichi astronauti, di antichi visitatori in forma anfibia. E quindi potrebbero essere le due cose collegate. Ci puoi fare parlare di questo? Questo sì, è stato un po' una condivisione di informazioni diverse. Noi sappiamo che la cultura dei Dogon del Mali aveva un forte interesse verso una divinità che si riteneva appunto, che diceva lui stesso di venire da Sirio. Ebbene, questo essere aveva delle manifestazioni e delle caratteristiche connesse appunto con un essere anfibio. E se noi ricordiamo che anche nell'ambito mitologico babilonese c'erano divinità che avevano a che fare strettamente con l'acqua, che ogni tanto uscivano dall'acqua e davano, diciamo, il progresso e l'evoluzione scientifica e dicevano che venivano da un certo tipo di pianeta. Quindi questo ha creato un po' di, diciamo, di interesse sicuramente verso un pianeta d'acqua ed in effetti devo dire che anche in ambito egizio qualche cosa del genere ci potrebbe essere, perché se noi per esempio vediamo ancora adesso delle zone che sono abbinate stranamente nell'immaginario collettivo di coloro che si interessavano delle costellazioni, a un qualche cosa riferito all'acqua. Perché se per esempio vediamo che, immaginiamo come abbiamo detto in precedenza, il Toro e l'Ariete, se noi vediamo le costellazioni che sono poste sotto il Toro e l'Ariete, cioè Eridano e Cetus Balena, sono due animali a componente acquatica, il Cetus Balena, ed è addirittura un fiume celeste molto stretto e serpiginoso, appunto Eridano. Quindi una componente di acqua in quel mondo è sicuramente già inserito in miti che poi sono rimasti anche nelle successive tradizioni greche. D'altro canto, se noi vediamo invece la costellazione zodiacale che precede gli Ariete, cioè i pesci, troviamo per definizione un'altra caratteristica di un mondo d'acqua. E questo è confermato perché in questa zona del cielo, relativamente estesa, che comprendeva, quindi abbiamo detto, 3 costellazioni nella loro impienezza e 3 costellazioni probabilmente parziali, era situato il luogo da cui venivano gli dei egizi, cioè il Nu. Questo Nu, questo luogo lontanissimo, anche lì definito come luogo di nascita, di creazione, veniva rappresentato sì con 3 vasetti in cui il singolo vasetto ha una valenza appunto di creazione, di nascita, e il fatto che fosse al plurale dove ce n'erano 3 di vasetti sicuramente acuiva, incrementava l'idea che fosse un luogo connesso con la generazione. Ma guarda caso il determinativo, che sappiamo essere in egiziano, nella lingua geroglifica, la componente che specifica, che determina appunto il campo di applicazione, vediamo appunto la linea del corso d'acqua ripetuta 3 volte. Quindi vuol dire che il Nu, questo luogo lontanissimo da cui venivano gli dei egizi e da cui periodicamente ritornavano, in qualche circostanza, dicono i testi delle piramidi o delle iscrizioni che troviamo nelle tombe faraoniche, ospitando sulla nave degli dei lo stesso faraone, sicuramente era correlato ad un luogo d'acqua, un mondo d'acqua. Quindi è verosimile che anche questa situazione di pianeti a forte componente acquatica, e se chiaramente c'erano componenti acquatica, è facile pensare
che ci potessero essere anche degli esseri anfibi in questo senso. Quindi questa idea abbinata a questo luogo del cielo è rimasta sostanzialmente fino a noi, perché ripeto, Eridano è un fiume, Cetus balena è un animale dichiaratamente acquatico e i pesci sono una costellazione appunto che sguazzano nell'acqua e tra di loro c'è il quadrato di Pegaso. Interessante appunto è valutare che qualcosa di questo genere ha sicuramente delle radici storiche perse nella notte dei tempi. Tornando a Biglino che hai citato prima, lui in quanto a provenienza degli Elohim ha provato a ipotizzare una provenienza esatta, sempre legato a, se non sbaglio, alla costellazione di Orione, del cacciatore, che poi sul cacciatore c'è un antilope, la testa di quest'antilope, lui dice probabilmente gli Elohim venivano di lì e quindi vorrei parlarne un po' insieme a te. È diciamo, una valorizzazione che ha fatto Biglino, che prende un po' lo spunto da questo che è il nome con cui veniva chiamato Orione nella lingua ebraica, cioè Necht, che vuol dire appunto il gigante. E siccome per le sue dimensioni, e lo possiamo notare anche in questo periodo, perché se usciamo sul nostro balcone e guardiamo il cielo verso sud, vediamo circa a metà, esatto, questa è la costellazione appunto di Orione, vediamo circa a mezz'aria la figura è un pochino inclinato in questo senso verso sinistra, la grande, l'estesa costellazione di Orione. Quello che dice Biglino è un po' questa valorizzazione del gigante, del nome ebraico Necht, che veniva abbinato anche invece a qualche cosa anche in ambito egizio. In ebraico veramente concreto, Orione veniva chiamato Chesil, che ha a volte il significato di sciocco, zuzzurellone, persona un po' diciamo grande e grossa ma non particolarmente brillante. E gli studi che lui ha detto essere riferiti non sono propriamente ebraici ma sono indù, perché grazie allo studio di David Davenport, di cui avremo modo eventualmente di parlare perché le informazioni sono anche lì molto interessanti, David Davenport riferiva che c'era un luogo connesso appunto all'antilope, che era un luogo che era per lui, che aveva trovato comunque dei miti indù che parlavano di questo luogo di provenienza, situato tra le costellazioni, nella costellazione di Orione, tra le stelle Betelgeuse e la stella Bellatrix. Quindi un qualche cosa che è stato da Biglino giustamente prestato diciamo, all'ambito ebraico e quindi potenzialmente agli Elohim, riguardo invece un qualche cosa, ecco giustamente l'immagine che fai vedere, riferito appunto alle conoscenze indù. E quindi questo è un qualche cosa di sicuramente interessante. Sull'ambito ebraico, ho fatto uno studio che tu che senti le mie conferenze avrai sicuramente ricordato, invece su quello che sembra essere un luogo del cielo per gli ebrei molto rilevante, molto importante, che guarda caso è esattamente lo stesso che era importante per gli egizi, con alcune riverberazioni. Perché è chiaro che spesso persone un po' approssimative e superficiali ritengono che gli ebrei conoscessero poche costellazioni, cosa che facevano anche i greci, perché se noi per esempio guardiamo il prototipo standard del linguaggio mitico dei greci riferito alle costellazioni rilevanti, noi vediamo che il prototipo appunto è la descrizione dello scudo di Achille su cui erano raffigurate delle costellazioni. E guarda caso queste costellazioni sono tre. E se ve le dico direte ma non è possibile perché siamo sempre in quell'ambito, perché guarda caso sono Orione, le Pleiadi e Sirio. Quindi c'è un qualche cosa che fa pensare che ci fossero delle conoscenze che rimanevano e che si continuavano a tramandare e a riverberare. Questo non vuol dire che gli greci, in questo caso la tradizione appunto omerica, quindi molto molto precoce, ancora prima degli studi di Arato, che ha esaminato molto
e addirittura anche messo in poesia con un'attenta ricerca alle conoscenze astronomiche greche, il riferimento al cielo era importante, ma lo stesso testo omerico fa capire che le costellazioni erano da loro conosciute ed erano ritenute importanti e belle facenti parte dell'universo, ma queste tre avevano una rilevanza particolare. Quindi Orione, a volte venivano abbinate per esempio anche le Iadi, che poi andremo a vedere fanno parte integrante della costellazione del Toro. Quindi anche per i greci il cielo era importante, ma questa zona, che guarda caso sono tutte adiacenti, perché se vediamo le Iadi, le Pleiadi, Orione e Sirio non sono molto distanti l'una dall'altra. Quindi vuol dire che certi miti riconfermavano l'esistenza di tradizioni comuni. Se torniamo un attimo all'ambito ebraico, noi vediamo che la zona di cielo che per gli ebrei era tenuta molto importante veniva da esso chiamati come Kimach. Kimach è un nome che ha una valenza simile a una descrizione di una grande quantità, veniva diciamo derivato da lingue, probabilmente anche qualche derivazione dal babilonese, di parole che avevano significato di cumulo, ammasso, gli inglesi oggi lo chiamerebbero cluster, cioè ammassi stellari. Ebbene, Kimach, tradizioni relativamente tarde, devo dire anche un pochino incomplete, ritenevano che Kimach fossero le Pleiadi. In realtà, da studi molto attenti e devo dire anche un po' impegnativi che ho condotto, Kimach era, analizzando quelle che erano state le ricerche di rabbini in periodo rinascimentale o tardo medievale, dicevano che era molto grande, molto esteso. Sicuramente all'interno di Kimach c'erano le Pleiadi, ma erano una zona stellare molto larga, molto diciamo estesa, che secondo alcuni comprendeva più di 100 stelle. E non erano ben inteso delle stelle piccole, erano stelle, se le avevano contate, che avevano una sufficiente diciamo grandezza e magnitudo tali da poter essere viste. Ebbene, la costellazione, questo ammasso stellare importante che era Kimach, comprendeva al suo interno delle altri sottoammassi, delle altre stelle, diciamo, confermando quindi di fatto che era una zona estesa, più estesa, come potremmo dire, della nostra costellazione del Toro, diciamo estendendosi sia verso sud in direzione di Cetus Balena e di Eridano, ma anche verso est in direzione dell'Ariete. E antichi testi, da cui per ultimo, e sicuramente, ma anche il primo nella Bibbia, è un esempio classico, è il testo del libro di Giobbe, non a caso ritenuto dagli esegeti ebraici il più astronomico di tutta la Bibbia. Ebbene, c'è un riferimento nel versetto 31 del capitolo 38 che dice qualche cosa di molto interessante e che ha prestato il fianco a un tentativo, direi un po' cattivamente lo potrei definire un po' goffo, di un tentativo di copertura lessicale per distogliere delle attenzioni sospette verso questa costellazione, verso questo gruppo stellare, perché il versetto di Giobbe, appunto 38-31 della Bibbia, è, diciamo, il contesto è tratto da un'ipotetica conversazione che l'autorità è esattamente questo, rivolge appunto a Orione, dove la divinità stessa fa un elenco delle cose che lui in quanto divinità sa fare e chiede pleonasticamente a Giobbe: sei tu in grado di fare questo? Sei tu in grado di fare quell'altro? È evidente che nessuna delle cose che fa Yahweh, essendo la divinità, è in grado di poter essere minimamente replicata dallo stesso Giobbe. Ma se noi vediamo in questo versetto, per esempio, vengono citati Chesil, che abbiamo visto essere Orione, e Kimach. In realtà, come dicevo, si è verificato un goffo tentativo di nascondere la reale, notevolissima e prioritaria importanza del gruppo Kimach, perché diciamo la tradizione più pura che traeva linfa vitale dallo Zohar, il libro dello splendore, ma anche in misura minore da trattati rabbinici o dal Bahir in ambito ebraico sempre, veniva detto che
all'interno di questa zona, di questo Kimach, c'era l'Eden. Ben inteso il Gan Eden, che per tutti quelli che hanno letto Biglino si riferisce, è il nome ebraico appunto del giardino del paradiso terrestre, dove Gan vuol dire giardino recintato, spesso di forma circolare, spesso abilitato a frutteto, e Eden era appunto la definizione di questo luogo. In realtà il termine che viene usato per distogliere la reale importanza sfrutta una metatesi di due consonanti, cioè viene detto in pratica, rivolgendosi Yahweh che parla con Giobbe, e gli dice: puoi tu collegare, connettere, e vedremo che cosa, le Madanot di Kimach, o puoi sciogliere i legami di Orione Chesil? È chiaro che non è semplice riuscire a decrittare che cosa, per esempio, si intendesse per i legami di Orione. In realtà sembrerebbe che qui ci fosse un aggancio ad antiche tradizioni babilonesi che immedesimavano la volta celeste come una specie di tendone, quasi fosse una specie di tendone da circo di una certa entità, che dovesse, come capita a tutti i tendoni, essere regolamentato da delle corde, dei legami, che partivano dalla zona superiore apicale, che noi sappiamo essere riferita a quella di Enlil, quella zona superiore, e che scendevano passando attraverso la zona centrale di Anu in direzione appunto della zona presieduta, la zona celeste inferiore presieduta da Enki. Ebbene, questi legami, queste corde servivano per assicurare idealmente, da noi sembrerebbero un po' fantasiose, ma in realtà per i babilonesi era molto importante, perché venivano intesi con il termine babilonese poi molto usato di Dur An Ki, cioè Dur legame, An cielo, Ki terra, dove queste, potremmo definirle queste robuste corde, servivano per assicurare che la volta celeste dalla fascia di Enlil fosse ancorata fino ad arrivare alla fascia di Enki, e quindi questo assicurava una tenuta importante a tutta la volta celeste, cercando di rinforzare, potremmo definire, la struttura che evidentemente al tempo del diluvio, di questo ipotetico o forse reale cataclisma che si era venuto a creare, si era alterato, provocando le conseguenze devastanti sulla Terra e sui suoi abitanti che si erano manifestate. Quindi l'idea puoi tu sciogliere i legami di Orione sembrerebbe proprio una specie di teorico invito che Yahweh fa allo stesso Giobbe dicendo: puoi tu alterare il legame cielo-terra che passa per Orione? Quindi questo potrebbe essere già una interpretazione. Ma la cosa tecnica è che il termine Madanot, che è formato da 3 fonemi ebraici, in cui il primo ha un significato di origine o provenienza, Adan è il suffisso di Eden e Ot è la desinenza di cose femminile al plurale, improvvisamente viene tramutato in Manadot per una inversione tra la D e la N. Ebbene, se noi vediamo il termine Manadot, che non è scritto ma viene interpretato come tale, attribuendo a una ipotetica e incredibile refuso dello scriba che ha trascritto il testo di Giobbe, effettivamente vuol dire appunto qualcosa che è legato, che è collegato, delle catene, di un qualche cosa che serve appunto per collegare. E la traduzione a questo punto diverrebbe: puoi tu connettere, cioè stringere i legami di Kimach. In realtà è scritto Madanot, ma non si vuole interpretarle in questo modo, perché Madanot vuol dire le cose dell'Eden, le cose riferite all'Eden e quindi l'Eden stesso. E noi sappiamo, e ho fatto degli studi più o meno fortunati ma molto dettagliati,
che mi è capitato appunto l'avventura di riuscire a trovare dei documenti adeguati in questo senso, che appunto riferirebbero che c'era una zona connessa con l'esistenza concreta e reale dell'Eden, di questo giardino celeste nel cielo del paradiso non terrestre ma paradiso celeste, che aveva la sua controparte appunto nel paradiso terrestre, collocato appunto in Chimah, in questa estesa zona di cielo che comprendeva appunto le costellazioni del Toro e dell'Ariete e i settori di cielo sottostanti a queste costellazioni. Ripeto, in totale sbalorditivo e incredibile sintonia e assonanza con le informazioni degli egizi. Fantastico. Quindi già vediamo qualche cosa di appunto di interessante. Altre costellazioni, e qui poi siamo per finire l'argomento delle conoscenze ebraiche, era, come abbiamo detto, che siccome Kimach era molto grande, c'erano all'interno, suo interno, e questo diciamo taglia ogni possibilità di interpretarlo come le Pleiadi, che sono un ammasso relativamente piccolo posto all'interno della costellazione del Toro. C'erano all'interno appunto di Kimach almeno altri 3 asterischi, cioè gruppi stellari. Uno di questi si chiamava Ash e lo studioso italiano Schiaparelli ha identificato che Ash vuol dire tignola, tarlo, e l'assetto della larva di tarlo con le ali aperte ha una funzione di alia delta, che è l'esatto profilo dell'ammasso stellare delle Iadi, che è situato poco a sud-ovest delle Pleiadi. Ma all'interno di questo, esatto, all'interno sempre di questa grossa componente di stelle per gli ebrei che era Kimach, c'era un altro ammasso stellare che si chiamava Aish e che è stato interpretato come la coda dell'Ariete, perché per quanto strano possa sembrare, l'Ariete è un altro, diciamo, dilemma di copertura operato dagli stessi sacerdoti ebrei che per distogliere pericolose attenzioni verso questo appunto della particolare della costellazione dell'Ariete e più in generale per la costellazione dell'Ariete, lo rappresentavano come un ariete adulto, ma lo chiamavano con il nome di agnello, perché evidentemente chiamarlo con il nome reale di Ariete, appunto Ail, aveva delle ingerenze di qualche cosa che non si voleva fosse comunicato a persone che non avevano le competenze e il rispetto che essi avevano per la divinità e che quindi in qualche modo si dovessero fare dei tentativi di proteggere la sicurezza codificando parzialmente l'interesse appunto per l'ariete stesso, manifestandolo e dipingendolo come un ariete ma chiamandolo come agnello. Ebbene, la parte della coda dell'ariete, la parte disposta più verso ovest in direzione delle Pleiadi del Toro, per i rabbini ebrei che traevano informazioni importanti da antichissime tradizioni ebraiche vere, aveva di nuovo un altro interesse particolare, quindi la coda dell'ariete con modalità di rappresentazioni tipiche che adesso non stiamo a indagare, che ci porterebbero troppo distanti, quindi questa regione di cielo, sempre inserita all'interno del grande Kimach, aveva rilevanze particolari. Concludo dicendo in questo senso che un'ulteriore rilevanza connessa appunto con conoscenze ebraiche era situato e correlato, guarda caso presente ennesimamente ancora nel libro di Giobbe, con i 2 Leviathan. I Leviathan erano animali fantastici abbinati a una forte componente acquatica, e tu dirai, tanto per cambiare, giriamo sempre lì, che erano identificati come dei serpentoni di mare, o comunque con una raffigurazione che, diciamo, apparentemente potrebbe essere simile a dei dinosauri, dei plesiosauri, perché noi ricordiamo, per esempio, che quando io chiamo Cetus balena, viene spesso identificato come un cetaceo, appunto balena, ma il nome Cetus è la traduzione dal latino, in latino del greco chetos,
che se scritto con la epsilon si riferisce a balena, ma se si scrive con la eta, come in questo caso, si riferisce a un mostro acquatico, a specifico. Quindi Cetus è più un mostro acquatico che una balena vera e propria. Ebbene, appunto, da di nuovo ulteriori fenomeni incrociati di valorizzazioni e di analisi che ho portato avanti, questi due Leviathan sarebbero abbinati appunto a questi grandissimi animali mitici, leggendari, che nel giorno del giudizio universale, alla fine dei tempi, sarebbero stati uccisi per fornire con le proprie carni il banchetto ai beati, ai kadoshim, cioè i santi degli ultimi tempi. Uno di questi era stato ucciso o quantomeno tolto di mezzo dallo stesso Yahweh, però importanti correlazioni dicono che uno dei due Leviathan, chiamato appunto il Leviathan guizzante o circolare, nell'altro invece quello verticale, uno era correlato alla costellazione del dragone, che infatti è un animale che vagamente assomiglia a una unione tra un plesiosauro e un piccolo drago serpente marino, situato appunto nella zona del nord, quella del polo nord celeste, e che guarda caso ricordiamo che la costellazione del dragone con la sua stella alfa, cioè la stella Tuban, aveva ricoperto le funzioni importanti di segnalatore del polo nord celeste per molti anni prima che questa passasse nell'ambito dell'odierna costellazione dell'Orsa Minore. L'altro, Leviathan, che era rilevante per gli ebrei, guarda caso era il nostro Cetus Balena, e che è situato anche questo sotto la costellazione del Toro e dell'Ariete. Quindi solo da quello che abbiamo visto finora, esaminandone solo due, egizi ed ebrei, e ricordiamo gli ebrei si erano formati per molto tempo con la famosa cattività babilonese alla cultura e alle leggende e alla conoscenza astronomiche che erano proprie degli egizi. Quindi vediamo un corso e ricorso storico di piena condivisione tra le conoscenze astronomiche in funzione della divinità del luogo da cui venivano gli dei, tra egizi ed ebrei. Bene, fra l'altro abbiamo praticamente concluso il tempo dell'India, abbiamo anche accennato, ma nella puntata quella sugli Stargate abbiamo parlato proprio dei Vimana e del passaggio dei Vimana esattamente collocato nella volta celeste. Riusciamo in un minuto, professore, perché la regia se no mi ammazza che non stiamo nei tempi televisivi, in un minuto a toccare l'argomento degli indiani d'America, gli Hopi, che anche loro so che regalano emozioni secondo questo punto di vista in quanto a collegamento con le stelle. Certamente. La strutturazione degli accampamenti e degli insediamenti degli Hopi nel loro territorio ha un andamento speculare molto simile a quella che era una mappa stellare. E guarda caso anche lì ci sono delle correlazioni su luoghi per loro estremamente sacri e connessi con le divinità, con gli antenati e con gli dei da cui loro venivano, che è correlato a zone che, guarda caso, tanto per cambiare, hanno a che fare sempre con questa zona di cielo, cioè tra la costellazione del Toro, dell'Ariete e le costellazioni sottostanti. Quasi avere un andamento, come dicevi tu stesso, planetario, in cui un certo tipo di interesse era riverberato su tutto il pianeta per una zona di cielo. Fantastico, io rimango solo una cosa, se sì, tu vuoi, siccome abbiamo visto che abbiamo affrontato più o meno la metà, se c'è un riscontro o se desideri fare eventualmente, quando vuoi, una seconda puntata con la seconda parte di argomenti connessi con l'ambito greco, con l'ambito sumero-babilonese, con l'ambito indù, di quello che non abbiamo parlato di questa volta. Per noi sarebbe fantastico, così dividiamo in due puntate e devo dire così che possiamo dare il cielo parte A e il cielo parte B. E allora dobbiamo assolutamente tornare con il cielo parte B quanto prima. È chiaro, ma per questa puntata io ringrazio tantissimo di cuore, anche perché ha anche promesso un'imminente seconda parte, quindi vi invito fin d'ora ad andare a iscrivervi al nostro canale, potete cercare tutte le puntate, tra cui la puntata scorsa, sempre col dottor Barbetta, sugli Stargate, l'antico Egitto, collegato a un famosissimo film, e mi raccomando rimanete su questo canale perché
arriverà poi anche la seconda parte di questa trasmissione. Io per ora ti ringrazio tanto. Grazie a voi per l'attenzione e l'interesse che manifestate sulle cose che vi posso dire. Fantastico, appuntamento con voi quanto prima, andiamo in sigla, grazie a Manuel in regia con noi. Un abbraccio, prossima puntata.